Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro, ascendente Toro, Luna o Venere in Toro. Andiamo a vedere come sarà questo mese di luglio 2024. Vediamo cosa ci dicono i maestri attraverso le carte, vediamo qual è il nostro adempimento in questo mese e dove punteranno l'attenzione. Allora, partiamo subito dall'oracolo delle porte. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del Toro faremo una fila oracolare e poi vediamo con una croce celtica. Allora, Toro, luglio 2024, poi ci mettiamo le fate, poi ci mettiamo i tarocchi oracolari delle fate, poi ci mettiamo l'oracolo della magia, poi ci mettiamo le carte dell'amore. I miei oracoli lui lei sono sotto l'info box in descrizione per chiunque li desiderasse. Vediamo. Poi ci mettiamo un altro oracolo sull'amore, e poi ci mettiamo l'approccio sciamanico, o quello che ci vuole dire lo sciamano. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo e iniziamo il nostro viaggio. Luglio 2024, Toro. Hermes. Comunicazioni, si sbloccano molte cose, comunicazioni, ma soprattutto Hermes, che è Mercurio, mi parla dell'energia in movimento, energia che fluisce, arcobaleno, situazioni che risorgono, sblocco di comunicazioni su vari ambiti, ok, ma soprattutto energia in movimento, quindi se c'erano stagnazioni in alcuni ambiti c'è una ripresa. Cosa ci dicono le fate? Connettiti con la natura, il tempo trascorso all'aperto ti ringiovanisce e ti stimola. Questa è una carta che mi dice, siccome c'è uno sblocco di varie aree, la natura, connettiti, sia utilizza la natura madre terra, che è la nostra grande maestra, è la nostra madre, è la nostra maestra in tutto. Questo ti permette di connetterti con la tua natura profonda, che in questa fuoriuscita di sblocco di energie vuole uscire insieme a te. Cioè la tua natura profonda, il tuo istinto vero. Che cosa vuoi veramente? Chi sei veramente? Tu sei il figlio del cielo e della terra. Non sei un soggetto come ci vuole far credere la nostra mente razionale, come ci insegnano le grandi filosofie e l'esoterismo. Tu sei la figlia prediletta del cielo e della terra, il figlio prediletto del cielo e della terra. Tu sei tutti gli elementi della natura, è della natura a cui ti devi rifare per sentire il tuo istinto selvaggio e portarlo avanti, al di là di condizionamenti, paure, conformismo, moralismo, al di là del luogo comune. Allora qua si sblocca un'energia al di là del luogo comune. Il luogo comune è la tua mente razionale. La nostra mente razionale ci vuole governabili, prevedibili e misurabili. Questi sono gli strumenti della tua mente razionale e anche del sistema, così nel micro, così nel macro. Allora mi dicono, questo è il mese in cui la tua natura selvaggia verrà fuori, al di là del luogo comune. Ok. In tutti gli ambiti, Vediamo cosa ci dicono i tarocchi oracolari. C'è un rinnovamento, che guarda come si parlano le carte. Un rinnovamento su più fronti e settori della tua vita. Questo è il giudizio dei tarocchi, mi parla di una resurrezione, di una rinascita tua personale e di decisioni prese in conformità di questa rinascita della tua natura selvaggia, al di là del luogo comune, al di là di come dovrebbe essere fatta una cosa secondo una morale e dei condizionamenti mentali che abbiamo,
che ci fanno dirottare sempre sul luogo comune, socialmente condiviso, piuttosto che sulla vera cosa che vogliamo fare. Allora qua in questo mese tu farai un bilancio del passato e del presente, progetterai un nuovo futuro luminoso, comprenderai lo scopo della tua vita e puoi finalmente smettere di giudicare te stesso e gli altri. Comprenderai che ognuno ha un suo percorso, un suo cammino. Non giudicherai più nessuno, guardando ogni persona che arriva come una maschera del divino, come vi insegno sempre, e prenderai decisioni radicali. Questo è il mese delle tue decisioni radicali, te lo dico, radicali sulla base della tua vera natura, di cosa senti davvero. Vediamo con che approccio. Con la protesta verso un sistema corrotto di condizionamenti che hai dentro di te e che l'hai proiettato all'esterno. La protesta, a bandera una rivoluzione, farai una rivoluzione in questo mese, te lo dico, perché qua c'è un giudizio al centro su più ambiti della tua vita, protestando contro le strutture, protestando contro, che significa a livello simbolico, il castello, contro gli arconti, contro l'arcontato, che sono le norme, le leggi, che ti vogliono prevedibile, misurabile e governabile, leggi sia esterne sia soprattutto interne, perché la tua mente è l'unico nemico esistente, con le sue norme, le sue leggi, le sue regole. Queste norme, leggi e regole vengono da condizionamenti che tutti abbiamo. Allora tu protesterai contro questa struttura che non fa emergere. Qua ci sono donne che protestano, la tua natura selvaggia, quella di madre terra, quella del tuo femminile, che incalza, imbatte e si scontra con l'arcontato, con le leggi, il luogo comune. Io protesto contro questo e prendi ferma risoluzione del fatto che la tua natura selvaggia deve uscire. Wow! Vediamo nell'amore cosa accade. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. La stella è proprio la carta della sanazione. Anche nell'amore tutto si farà in conformità di una rinascita sulla base della tua natura vera e quello che vuoi veramente, al di là delle norme e delle regole che ci portiamo addosso tutti. Vediamo un po'. Eros e Afrodite, ullala, qua ci sarà un erotismo, una passione, un... Eros e Afrodite è proprio la bellezza, la bellezza dell'amore selvaggio, senza norme, senza condizionamenti, ti lascerai fluire le tue emozioni, godrai di un erotismo senza precedenti, perché la tua natura selvaggia, il toro poi è dominato da Venere, da Afrodite, diciamo che sarai molto felice di fare ciò che sei. Al di là se adesso che stai guardando c'è una persona o meno, io ti vedo qua godere del tuo erotismo, della tua sensualità. Poi vediamo con i tarocchi cosa accade. E quindi uscimmo a rivedere le stelle, mi parla proprio della sanazione della tua natura selvaggia che si riversa in tutti gli ambiti della tua vita, e nell'amore mi dice che ci sarà un'espressione piena di godimento, proprio, di quello che vuoi. Wow, che stesona ragazzi, ragazzi. Vediamo chi dice lo sciamano. L'acqua. Wow. Si sbloccano tutte le tue emozioni, si rinnovano le emozioni. L'acqua mi parla di emozioni, sentirai visceralmente le tue emozioni dentro e le farai fluire. Laddove c'erano emozioni stagnanti o chakra che erano stagnanti, verranno inebriati dal tuo risveglio naturale e da una kundalini erotica che andrà a toccare tutti i chakra che erano stagnanti. L'acqua mi dice fluisci con le tue emozioni, se vuoi gridare grida, se vuoi piangere piangi, falli uscire fuori, se ridi ridi a crepapelle, fai uscire tutto, tutto, tutto. Questo è quello che ti sto dicendo di fare, ma è anche quello che farai. Te lo dico per prendere coscienza di quello che accade, perché è la coscienza che divide con la consapevolezza e la consapevolezza che fa la distinzione nelle esperienze. La consapevolezza con la conoscenza rende l'uomo libero. Tu sarai libero dal provare ciò che provi, senza il condizionamento della mente. Mamma che stesona, wow. Vediamo un po', mettiamoci i tarocchi. Facciamo una bella croce celtica per il toro, mese di luglio 2024. Salvatevi questo video ragazze mie e guardatelo più volte nel corso del mese.
perché questa è una scuola iniziatica, noi abbiamo il compito, è quello di prendere coscienza e atto di ciò che a livello karmico può accadere e andiamo verso il Dharma, cioè verso l'espressione della tua anima, della tua natura selvaggia. Ok. Condividetelo se lo reputate necessario anche con le persone che hanno il vostro stesso segno, perché stiamo lavorando per il risveglio del collettivo. Allora, andiamo a vedere croce celtica per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro. Anche Venere e Luna in Toro, ascendente. Situazione attuale. Blocco sfida. Subconscio. Mente cosciente. Cosa ti ha portato a questo? Futuro. Come approccia la situazione, le influenze esterne, le tue speranze o paure e la risoluzione, il finale. Situazione attuale, vediamo. Adesso stai in un momento dove percepisci col 5 di denari una sorta di carenza, come se ti avessero rubato qualcosa, come se fossi in un momento un po' di carenza, sia economica, oppure percepisci una sorta di carenza, un essere lasciato solo, lasciata sola, al freddo. Siamo in questo momento qui. Questa carenza è dovuta alla mente razionale. Tu protesterai contro gli arconti, contro le leggi, le norme, le tue stesse credenze. Vediamo qual è la sfida. La sfida è il 6 di spade, superare la mente razionale. Le spade, come vi ho insegnato nel video sugli arcani minori, sono il mentale, la mente mente, il cuore sa, il cuore è la tua natura selvaggia. Quindi la sfida è quella di uscire fuori dalle difficoltà, avere più denaro, avere più pienezza spirituale. Questo è. E la tua mente è la sfida. Vediamo su cosa focalizzi l'attenzione in particolare. Sul denaro, sul lavoro, il paggio di denari, diciamo che vorresti avere più abbondanza o più abbondanza per fare altro, oppure stai focalizzando l'attenzione su... Qua mi dicono sul lavoro tendenzialmente adesso, vediamo cosa anima il subconscio. Cavaliere di denari è sul lavoro o comunque su tutto ciò che ti dà abbondanza e stabilità. È come se la situazione fosse, tu vorresti qualcosa di concreto nel tempo, qualcosa di radicato, devi uscire dal blocco della mente, focalizzare l'attenzione, la stai focalizzando già bene l'attenzione, il tuo mentale è focalizzato nel modo giusto. Quello che ti viene chiesto di fare in questo mese è focalizzare l'attenzione sul radicamento nella tua natura selvaggia. Ha bisogni grandiosi, affidati al tuo sé superiore che è lui l'artefice. Lui coopera per realizzare il tuo destino, lui vuole che tu sviluppi determinate qualità, capacità e talenti, vai incontro a quel talento. Ok, passato. Passato abbiamo una regina di coppe, qua nel passato è come se avessi atteso delle risposte. Ti vedo paziente, ti vedo attendere, in questo momento ti sento un po' carente, come se avessi congelato un po' le emozioni, avessi sperato in qualcosa che non si è manifestato fino a questo momento, avessi perso un po' le speranze, perso la pazienza, sia a livello emozionale o a livello anche relazionale, ma anche lavorativo, economico. Vediamo che succede qua. Qua abbiamo un bellissimo 2 di bastoni che mi parla di un'apertura di cammino, decisioni prese in virtù di quello che ti sto dicendo adesso, in virtù della tua vera natura, dei tuoi sogni, dei tuoi obiettivi, dei tuoi desideri. Si apre il cammino perché arriverà anche una proposta lavorativa o qualcosa che ti permetterà di pensare a come investire su questa cosa. Vediamo qual è il tuo approccio. Il 9 di denari, tu vuoi essere autonomo a livello economico, a livello psicofisico, vuoi stare bene. Realizzazione di obiettivi personali, concreti, lavorativi. Influenze esterne quali sono? Qua c'è un 10 di coppe, forse vuoi mettere su famiglia o forse vuoi far stare bene anche la famiglia o qua io vedo che c'è una condizione, ci sono persone che ti amano all'esterno, che ti sostengono, te lo dico, e sei vista o sei visto anche con una persona di grande fiducia. Vediamo le tue le speranze o paure. Qua abbiamo l'asso di bastoni, la paura di non avere energia creativa o vitale, la paura che le opportunità, la paura anche di seguire i tuoi istinti, perché l'asso di bastoni è l'istinto, è l'energia vitale, la paura di seguire il tuo istinto naturale nelle cose. Sappi che è quello però che ti fa arrivare ai risultati, Le carte ci servono a vedere qual è il quadro, vediamo qual è il karma, la sfida, di
di oltrepassare il tuo livello mentale che occulta la tua creatività. Perché vuoi seguire la tua creatività, ma allo stesso tempo ne hai paura. Perché? Perché c'è un 6 di spade, c'è la mente in mezzo. Paura di vedere cosa c'è dopo queste difficoltà, paradossalmente. Vediamo qual è il... Qua c'è la ruota della fortuna, arriva un cambio, seguirai tutto quello che ti ho detto. Seguirai tutto quello che ti ho detto, arriva un cambio che ti vede protagonista, scusami, in questo mese, da una situazione di penuria, abbiamo la ruota della fortuna, il destino gira dalla tua parte e mi parla di rinnovamento in più ambiti, lavoro e anche relazioni. Perché è come se, fammi mettere un'altra carta sulla ruota della fortuna, assolutamente c'è la stella. Amore, lavoro e realizzazione personale, tu vai a sanare le dinamiche mentali che ti occultano e ostruiscono la tua vena creativa e quindi questo genera una realtà rinnovata che ha a che fare con l'abbattimento delle norme, delle leggi morali che ti impediscono di seguire i tuoi veri istinti e questo porta successo non solo in ambito lavorativo ma anche in ambito amoroso e quindi uscimmo a rivedere le stelle, qua è uscita la stella. Quindi godrai esattamente di quello che vuoi godere in amore, senza più limiti, senza confini. Ma anche in ambito lavorativo arriva qualche proposta o qualcosa succede che ha a che fare con la tua buona stella, portandoti la risoluzione che vuoi, mi spiego? Vediamo questo paggio di denari. Vedi, qua c'è l'asso di denari sotto la stella. Un'opportunità di lavoro, un'opportunità creativa che ha a che fare con la tua vera natura. La stella mi parla di benessere, di bellezza. La bellezza è legata all'istinto naturale e tutto si sblocca in virtù di questo. Di cosa mi parla il paggio dei denari? Arriva un cambio della morte, assolutamente, un cambio in ambito lavorativo. Guarda, l'imperatrice, qua ci sei tu, che tu sia uomo o donna non importa, pieno successo e sviluppo delle tue capacità creative all'interno dei contesti lavorativi. Questo permetterà di renderti autonomo anche a livello economico, dare anche alla tua famiglia gioia e soddisfazione alle persone che ti sono intorno, dare gioia e soddisfazione del tuo esempio di come segui la tua natura alle persone che ti sono intorno. Incredibile, una stesa bellissima, proprio bellissima, ragazze mie e ragazzi. Wow, vediamo qual è l'approccio o comunque cosa ci dicono i Sefirion, gli oracoli dell'Angelion. Che ti ho detto? Creatività, arte, colori e bellezza. La creatività verrà fuori. Creatività significa seguire l'anima e non la mente razionale. La mente razionale è un gatto che si morde la coda. Tu seguirai l'intuizione, la mente poetica, le immagini, la tua anima ti manderà immagini nella mente e tu le seguirai senza obiettare. Arte, bellezza, questo è il mese in cui grazie alla tua natura selvaggia esprimerai arte e bellezza. La bellezza della tua natura selvaggia si paleserà in forme sia artistiche che in forme creative sul piano lavorativo. Mi parlano di questo e nell'amore. Mi parlano proprio di questo, wow. Vediamo un po' cosa dice l'oracolo delle risposte. La tribù, io qua vedo incontri, persone che ti vengono incontro, che sostengono, tant'è l'abbiamo anche all'esterno in 10 di coppe, la tua arte, la tua creatività, la tua bellezza. Vedo incontri, vedo riunioni familiari, di amici intimi, vedo persone che cooperano, vedo una cooperazione. Respirare, sì, finalmente puoi respirare, respira. Vediamo un'altra, oltre alla tribù. Il pensatore, questi sono i tuoi dubbi, i tuoi pensieri su quello che abbiamo detto, che verranno risolti, abbiamo il destino dalla tua parte. Abbiamo il destino dalla tua parte, natura selvaggia, devi imporre i tuoi limiti alla mente, cioè farla fermare e utilizzarla per essere creativa o creativo, arte, bellezza. Non pensare troppo, agisci sulla base di un istinto, di un impulso. Asso di bastoni tra le speranze e paure, va bene? Quindi ragazze mie e ragazzi, godetevi la vostra natura selvaggia, la vostra arte, siete i padroni, siete i creatori indiscussi della vostra realtà, co-create insieme al vostro spirito guida piuttosto che ai falsi dei della morale sociale e vedrete realtà meravigliose. Detto questo, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!